Scusate, ma è Noel Gallagher o è Hugh Grant? Perché mi sembra, cioè, gli assomiglia molto. That's true. We find Like a little similarity between your face and Hugh Grant's face. Did somebody told you already? No. Wow. Hugh Grant, young. Yeah, that's not a bad thing. That's a bad thing. That's not a bad. That's a bad thing. Like Hugh Grant, let me picture Hugh Grant. Era A little bit. A little bit. Yeah. Well, I just suppose he's irresistible to the ladies. Well, go, okay, no, I'll go with it today. Ha detto non è una bella cosa. Poi ci ha pensato, ha detto, beh, lui però piace alle femmine. Quindi potrebbe essere. We are so glad to introduce a new guest, an important guest. Beh, lui è stato da noi diverse volte. Certo. Ovviamente il 2 giugno esce un bellissimo nuovo disco. According to the critics, this is going to be your best record so far. Yeah, they always say that. Why? Because it usually is. I don't know. It's my I mean, people that have heard it, it's getting a great reaction, but we'll see what the fans think. The most important thing. When a record comes out, it's like for the first few weeks everyone thinks it's great, and then maybe 2 years later, so we'll see. Okay. But it takes time. Well, the songs so far have been well received, so you can only hope for that, really, I guess. Allora, i critici dicono che potrebbe essere il miglior album degli High Flying Birds, dei quattro, che è la nuova band. Poi fa ridere perché la nuova band in realtà hanno già fatto un best of. Pensa quanti anni sono passati. Ha fatto 3 album, un best e adesso questo qua. Quindi già la nuova band di Noel, che ormai è la band di Noel, ha registrato già un best. E gli dicevo appunto che i critici dicono che potrebbe essere il disco migliore. Ha detto una cosa molto intelligente, dice all'inizio dicono sempre così, poi bisogna aspettare 2 o 3 anni per capire, no? Dicono proprio il più completo e vario. E lui stesso ha aggiunto che ha ritrovato quell'energia, quella voglia di vedere il mondo come quando è partito. You said that you, while writing the songs, you went back almost to your childhood, to your vision of the world when you were in Manchester. It's also a kind of tribute to the city. Insomma, there's energy. There's one song called Council Skies, which is the title of the album, which is about kind of trying to find beauty in the big city. So the album is not really entirely about that, but it's kind of this photograph is on the where Manchester City's old football ground used to be, main road, which was knocked down. And we're going to talk about it. And they kept the centre circle there, so I set my equipment up there. Is it a homage to Manchester? Not particularly, but the song is great. But I don't really like suggesting to people what an album is about. People should make their own minds up what it's about. I know what it means to me, and so people should make their own minds up. But as long as they like the songs, who cares what it's about? Nobody cares. Ok. Allora io ho un po' integrato la domanda di Tony dicendo vabbè, insomma, è un disco che lo riporta un po' alla sua adolescenza, alla sua giovinezza, che lo riporta a quando appunto immaginava il suo futuro, ed è anche un tributo a Manchester. Dice sì, in realtà è soprattutto la canzone che dà il titolo all'album, testimoniato poi anche dalla foto di copertina. Il resto dell'album invece ha anche tematiche un po' più varie. E poi ha detto una cosa bella, ha detto in realtà non amo mai dire come un album, no? Io so esattamente cosa è per me, però saranno poi le persone a trovarci il proprio significato. Non posso chiedergli proprio visto che leggevo del fatto che ha ritrovato, qualche commento era che ha ritrovato quella freschezza. Lui non ha mai nascosto che se la cavava male da giovane, negli anni 90, che era senza una lira, senza lavoro. Pensa che questo lo abbia aiutato, lo abbia potenziato, sia stato un booster in qualche modo della sua creatività. You said many times that growing up in a complicated social context influenced in a way your decision to become a songwriter. Do you think that this really happened, the way you grew up in your life? Well, I think the way everybody grows up influences their life. If you grow up in a palace, you don't tend to be a rock star. You tend to be, if you have everything in life when you're born, you don't tend to chase it. Whereas if you're born with nothing, you have a greater drive, I think, to achieve things, which is why, I guess, to use a sporting context, most footballers
of like working class guys, and they have a dream and they want to live it, whereas if the more that you have as a child, you don't really have those kind of dreams, I don't think. Mi piace perché torna sempre un po' al calcio come metafora. Dice, beh, se cresci in un palazzo e hai tutto, è molto difficile che tu voglia diventare una rockstar. Se tu cresci avendo poco o niente, ovviamente insegui il tuo sogno. E ha chiuso dicendo, molti calciatori, non a caso, nascono in contesti Quindi è sociali. molto importante per un artista e nascere in una situazione che un po' sia dove non un hai po' tutto, sofferenza, un po'. Ok. I'm totally agree. Vuoi Sono fare d'accordo. Sì. Sono d'accordo. Hai una domanda tu? Vai. È un po' Romina? personale. A personal question. Personal question, yes. yeah. Be careful. No, personal, Okay, in general. okay. What is the first things you do when you go to a new city? Like, I don't know, maybe Rome, if you've never been in Rome, or... The first thing, well, it depends. If I'm working, Yeah. then I mean I'm working, but if I'm on vacation, just to walk around and experience usually when Italy, the weather is nicer than it is in England, so I would just walk around and just do nothing, really. Yeah, not shopping. Shopping, maybe. Shopping, eating, whatever, Observing reality. Yeah, just experiencing the atmosphere, the ambiance, as the French call it. But no, nothing in particular. I mean, I've been to Milan now and Rome many times. Yeah. So I've seen all the things that one needs to see. The story, maybe the culture, or no? Yeah. But I've seen it. I've seen it all. So just really nothing in particular. Ok, quindi niente in particolare, a meno che magari ci sia un po' di storia da vedere. Io sono completamente d'accordo con lui. Lui dice il modo migliore, secondo me, quando lavoro, ma anche se sono in vacanza, è gironzolare, guardare, Certo. guardare in giro. Poi, secondo me, per un artista è importante osservare le cose senza uno schedule, un programma preciso. No? Dice, Sì. quindi è quello che i francesi chiamano ambiance, credo di aver capito che ha Senti. detto. E quindi, insomma, vado in giro e guardo, osservo. Visto che stiamo parlando di lui come persona, gli facciamo una bella domanda sull'Ucraina, E anche sulla Brexit. come se la sta vivendo lui e secondo lui come se la sta vivendo la Gran Bretagna, la guerra, il war. What do you think about the situation in Ukraine and generally speaking the war. Political situation in UK, the attitude of UK referring to the war? I know that's a big question, but you're an important artist. So I think that the more that Russia push it, the more the West has to stand up to them. I think. It's a strange one because if the Ukraine were in NATO, we'd be at war, right? And nobody wants that. So politicians have a difficult job when it comes to things like this. They're it's tricky. But I don't know. This is why we're not politicians. I don't know. These people get paid money to do these things, and but somebody. It shouldn't come as any surprise that Putin is a dangerous man. We've all thought that for years and years and years. I totally agree. So it can't be any surprise that now it's like, he's so. But then, if the West pushes it too far, it could be war. So you don't want that either. So it's a tricky situation. But Britain, I don't know. Britain has lost its standing since Brexit, I think. What do you think about the Brexit? It's been absolutely dreadful. Britain is just going down the toilet. Wow. Nothing works anymore. It's Non la manda a dreadful. Certo. It's terrible. You can't buy any eggs in England anymore. Oh. There's no eggs. Then the chickens are on strike. Allora, partiamo dalla fine. Ho integrato con una domanda sulla Brexit. Avete, credo, capito quello che ha detto. Ha detto proprio, è terribile, stiamo andando proprio nel cesso, tipo, ha detto qualcosa del genere. Quindi non è assolutamente contento di questa situazione. Rispetto all'Ucraina ha detto, intanto noi non siamo politici, i politici sono pagati per parlare di queste cose, quindi io non lo so. Ha detto 2 o 3 volte it's a tricky situation, cioè è complicato, è un casino. Ha detto più la Russia spinge e più gli altri si devono difendere, però se l'Ucraina fosse nella NATO, insomma, giustamente pensa a quello che pensiamo tutti noi, cioè che è una situazione molto complicata. E poi ha detto una cosa molto importante che mi sono dimenticato. Delle uova. Questa delle uova. No, a parte le uova, sì, che ha chiuso dicendo non sono uova, ma mi piaceva molto quello che diceva di Putin, no? Diceva, sembra che all'improvviso tutti abbiano scoperto che Putin è una persona un po' con un atteggiamento pericoloso e discutibile. Certo. Dice, non è una sorpresa, lo sapevamo già da prima. Io pensavo fosse un modo di dire non ci sono uova. Non ci sono veramente le uova. No. Invece lui diceva veramente mancano le uova.
Yeah. Manca la materia prima, le uova da mangiare. Io When you pensavo say fosse un no modo di eggs, dire. we thought it was like a way of saying, Yeah. like a metaphor. Oh no, there are no eggs. Mancano veramente le uova, quindi manca la colazione, perché poi loro fanno l'uovo fritto a colazione. Pensa a te. And off the Vabbè. records, you were telling us about many other problems about doctors and transportation. So I mean, it's not an exclusive thing to Britain. I was in Berlin recently, and some people are on strike there. But it seems that since Britain has left Europe, it's like a domino effect. affected everything. yeah. But Britain is suffering at the minute. But that's what the people voted for. So I hope they're pleased. It was interesting what you said before when you said, I wish that people could judge now, 2 or 3 years. Yeah, it'd be interesting later, to see no? if they had a referendum now to see who would change their mind. I mean, I cannot imagine that anybody would think that this is a better way to live than it was before. Allora, diceva che non è solo poi esclusiva dell'Inghilterra, perché quando è stato recentemente a Berlino ha avuto modo di capire che poi una sorta di effetto domino No, certo. no? È In stato tutta generato Europa. dalla Brexit e poi prima fuori onda ci aveva detto, e quindi adesso ho richiamato quella cosa secondo me interessante che aveva detto, ha detto vorrei proprio vedere se quelli che hanno votato, no, per la Brexit Sono felici o meno. oggi lo rifarebbero o magari invece chissà cambierebbero idea visto quello che è successo. Quando vieni in Italia? Quando sarai qui? You're gonna play in Milano November 8, right? That's correct. Okay, so E prima farei un bel giro da giugno con i Garbage. yeah, you're gonna be on tour with the Garbage, Come right? nasce questa In cosa? America. In America, in yeah, in America, America, okay. in America. Come nasce questa cosa? Why this collaboration? Well, it's to do with economics, really. So in America, the live thing is not how it used to be. The music business is not how it used to be. So what promoters will do is they will find 2 acts of a similar from a similar era, Okay. and then they'll put these 2 acts together and say, so you save on the cost. I mean, it's all about money, Okay. really. But Garbage, she's cool. Shirley, Shirley Manson, right? Yeah, I met her once or twice down the years, and they've got some good tunes. And I've been doing some promo with her recently. She's a funny girl, but I'm looking forward to it. I mean, I've done this kind of thing the last few years. I did one with Smashing Pumpkins a couple of years ago, and then Ryan Adams. So Years ago with the Counting Crows, I think I saw Black you Crowes. in New York. The Black Black Crows, Crowes, yeah, sorry, the Black not the Crowes, Counting yeah, Crows. I was at that show in New York. It's kind of it's not unusual, let's say. Ok, è sempre molto sincero. A me piace molto di Noel che dice sempre la verità. You always say the truth. I appreciate about you this. Ha detto in realtà è solo una roba di soldi, cioè in America funziona che Loro vanno e per diciamo attutire un po' i costi mettono insieme 2 band sperando che poi le 2 fan base possano velocemente prendersi i biglietti, quindi dice. Poi ha detto anche Shirley Manson che è la leader dei Garbage, è una ragazza carina, ha fatto qualche promozione con lei e she's a funny girl, ha detto, però insomma non c'è poi in realtà una volontà artistica particolare, ma è solo una questione di business economica. Ma scusami, allora perdonami se non hai tu una domanda. No, vai cioè, proprio dividendo le cose, visto che loro uniscono le forze, Garbage con loro, con Noel Gallagher e il suo gruppo, cioè da un nostro punto di vista, tutti quelli che parlano di reunion, non è meglio che siano separati in modo che abbiamo tanta musica da uno e tanta musica dall'altro senza nominare il nome? Ok. Tony says just because Tony says dice lui. Okay, that just because somebody it's better to unite artists to have more audience. Yeah. No, he says the opposite about the possibility of reunions, generally speaking, in music. It's better being separated because more music. It's better. Staying separated, more music, more records from. Per noi sì. I'm trying to saying without saying. I know what you're saying. I think that each it depends, doesn't it? It depends on each individual thing. So I don't know. I don't know of a band like our band, our ex band, that is still as big as it was 20 years ago, and we split. What was it, 14, 15 years ago? But I enjoy what I do, and I don't see any. I mean, I'll have to take an extraordinary set of circumstances, that's for sure. But I'm enjoying what I'm doing.
Dice mi piace molto quello che sto facendo, non lo so se la mia ex band non l'ha nominata oggi sarebbe forte come lo era stata anni fa. Quello che so è che in questo momento mi piace molto fare quello che sto facendo. It's clear that you like and you enjoy what you're doing because your new songs are really really good. Thank you. Thank you. Ma quando lui allora twitta maybe intende 50-50? Non so se lo twitti lui o suo fratello. Vabbè, anche lui ha twittato cose del genere. Quando dicono forse. Ok. So cioè 50-50, 80-20 e 70-30, cosa vuol dire sto forse? So forgive us because we're here for the high flying birds. Totally. But when somebody, you or your brother, tweet like maybe, I don't know, that maybe, yeah, maybe. It's like 50-50, 70-30, 9-10 or 0-100. The possibility. The possibility. I don't know. I don't know. I don't tweet anyway, so I'm not on social media. So sì, è il fratello che twitta. I'm not sure what he's up to tweeting today, but I don't know. Ok, va bene. Dice non lo so, è lui che twitta. Exactly, vabbè. I'm curious to know what do you think about today's young musicians, international musicians? I mean, I'll be honest, I don't really listen to a lot of new music. Although there are some bands that I like. There's a band called Young Fathers who are amazing, incredible. But music is different. Music again is now made or created in terms of economics. You know, I don't think there's record labels take enough chances on bands who are not gonna. If a band doesn't become successful immediately, then they just let go. Yeah. Whereas, you know, some bands would. Queen, for instance, took quite a while to get successful, and David Bowie and most of the greats. But sometimes it takes time. I think, I think it's all. Yeah. So I think most things in life now are dictated by economics. Ho capito. Quindi anche in questo caso ci sta dicendo che la musica di oggi è un po' legata più forse alle economia veloce che. Ripetiamo da capo che non abbiamo tradotto, l'hai fatto direttamente in inglese. Allora tu dici cosa pensi dei musicisti? Noel ha detto non ascolto tantissimi musicisti, ascolto un po' musica vecchia tra virgolette, insomma musica non dell'ultimissima ora. Ha detto mi piacciono molto Young Fathers, credo, una band probabilmente inglese. Ha detto però il problema di oggi è che la musica, ancora una volta come si diceva prima a proposito del tour, è una questione soprattutto di soldi. Veloce, e ha detto una cosa molto interessante, ha detto oggi non si lascia il tempo a un artista anche di capire che cosa ha voglia di esprimere. Ha detto tanti artisti hanno avuto bisogno di tempo, Bowie, i Queen non hanno fatto successo al primo colpo. Immediately, certo. Oggi questa cosa sarebbe difficile perché se sbagli il primo disco probabilmente il secondo manco te lo fanno fare e questo è sicuramente un problema, è sicuramente un problema della musica. How many times you've been playing in Italy now? Like 10, 20? How many? More. Me, I saw you like 7 or 8 times probably. So let me see, we come in 94, 2000, I don't know. A lot of times. Yeah. Well, we love Oasis. We were huge in Italy and we loved it. And Italians have always been very enthusiastic about Oasis music and my music, and I think we were guys that were kind of similar to the guys that listen to. We were into football and all the things that, you know, the cultural things that are important in Italy. And I just think I don't know, you know, it's like we were huge in Italy. We cannot sell a record in Scandinavia, not one. So I don't know why that is. I just think. So you were not successful? No, not at all. Really? No, not at all. Still to this day. That's weird. I think I've been to Sweden maybe half a dozen times in 30 years, and like Italy like hundreds of times. So, and the Spanish are not really into what I do either. You know, so I don't know. It's like I don't know. I think the Italians and the Irish are quite similar anyway. You know. Some Italian, maybe. So I think there must be some kind of connection between I don't know what mysterious connections. Yeah. Because I mean, you're not Mediterranean, so no, not at all. We don't speak the language, and we don't, you know, we don't live here, obviously, and. But I don't know. It's a magical thing, you know. It's a magical thing. It's one of those. That's the beauty of it. Yeah, probably. Of course, that's right. It's chemical. I don't know. It's one of those things where you wouldn't really
want to find out why. It's just a great There's thing. no explanation, sì. Che normalmente poi loro dicono uguale dappertutto. E invece proprio no, come al solito non la manda a dire. Allora io gli ho chiesto quante volte sono andato in Italia, e poi lui in realtà ha anticipato la mia domanda successiva. Gli ho detto ho perso il conto, forse 100. Gli ho detto solo io ti ho visto forse almeno 7-8 volte. E ha detto non è così dappertutto. Per esempio in Scandinavia non abbiamo mai venduto, e sono stato pochissime volte lì, o anche in Spagna, certo. Non sono così. E dice poi non si capisce perché in certi paesi ci sia una maggiore passione verso la musica, sia degli Oasis sia degli Flying Birds. Dice però forse certe cose non hanno bisogno di spiegazione, spiegate. sono un po' misteriose, certo. E allora gli ho detto forse è proprio il bello di tutto questo. Sta scadendo il tempo, non abbiamo parlato del Manchester, non abbiamo parlato della squadra di calcio. Allora non abbiamo detto, Il forse football. l'ho accennato l'8 novembre, quindi Milano, Mediolanum Forum, il grande ritorno appunto degli High Flying Birds. Now let's talk about football for 1 minute. Yes. Wow. So Manchester is doing very well. Yes. My team is doing well, but also Milan and Inter are doing well. So if you had to choose one team, I mean, Quale? in the final. Oh, in the final. Yeah. Oh, okay. I know. This is the music of the TV Italian Quiz. multiple choice shows. Okay, I'd say the easier game. Yeah, that's what I meant. Would be Milan. Milan. I think the more difficult game would be Napoli because I think because of the fans and the passion would be. But I think the better game would be Napoli because it would be a spectacle. It would be amazing. But we've got a big game tomorrow night, which we're not going. Yes, but, I mean, but you say that, but you know, but with Haaland, everything is possible. Yeah. You know? Allora io me la metto come suoneria. Io avrei detto Inter, però lui che ha detto io Milan, se devo scegliere la più facile scelgo il Milan, la più difficile è il Napoli perché è spettacolare, certo. sta andando fortissimo. Gli ho dato il 5. I tape this and I put it as a ringtone on my phone and this afternoon I go around making listen to Your voice. Dice però noi abbiamo ancora una partita importante stasera. Dico ho capito, però insomma l'andata è andata molto bene. Dice però con Haaland è tutto più facile, questo calciatore mostruoso, fenomenale che loro hanno. Quindi ha detto ripetiamolo, che vorrebbe incontrare il Milan e non il Napoli. Sì, va bene, è inutile rubare tempo ai saluti. Esatto. È inutile rubare tempo ai saluti. Grazie Noel per essere stato con noi. Pleasure to have Thank you. you very much. Really, Sempre un Grazie. piacere. Thank you. Because Thank you. not only you play great music, but you say interesting things, and that's not the rule. I mean, sometimes you interview people that don't have so many interesting Then things to say. don't interview them anymore. Salutaci Hugh That's a Grant. solution. Salutaci Hugh Grant. Salutaci Hugh Grant. Grazie Noel Gallagher. Thank you very Thank you much. so much. Grazie. Ciao.